Perché Buster ci fa ridere ancora oggi, mentre l'umorismo di Chaplin non ha la stessa potenza dell'epoca? Buster Keaton usava per i suoi film le tecniche che si usano ora per i cartoni animati. È incredibile, era avanti di 100 anni. Non ci credi? Allora tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo soprattutto della comicità, dei suoi personaggi, i loro segreti. Ecco perché se ti piace l'argomento devi iscriverti al canale e azionare la campanella per poter ricevere la notifica quando esce un nuovo video. Prima di partire ti lascio in descrizione il link per poter partecipare ai nostri webinar sull'arte della risata. Vuoi fare ridere? Vai sul nostro sito. E ora partiamo! Ho notato che Buster Keaton è più che un comico. Il termine lo riduce ad una figura, ma lui è molto di più. Per me è quello a cui desidererei avvicinarmi di più a livello tecnico, ma mi rendo conto sempre di più che è ineguagliabile. Invece Chaplin lui è più studiabile. Anche se trovo la storia della vita di Chaplin assolutamente affascinante, i film di Keaton mi fanno ridere di più, sono più vicini a me, ma con questo non voglio togliere nulla a Chaplin. Mentre la tecnica comica di Chaplin era incentrata sul viso, le mani, le gambe, attraverso la sua camminata, ognuna delle quali sembrava come delle entità separate, con agilità e sottigliezza individuali, la tecnica comica di Keaton era incentrata nel suo corpo, nel suo insieme. Quando Keaton cade, il suo corpo non cade semplicemente, si solleva per diversi metri in aria e poi si precipita a terra. A differenza di Chaplin, ha dovuto fare le sue gag senza poterle ripetere. Doveva andare, sì, buona la prima, era costretto, tali acrobazie erano troppo pericolose. Keaton era diverso da ogni comico, non aveva sempre il cattivo da fronteggiare come Chaplin, che è sempre davanti ad un cattivo. Buster è contrapposto alle forze elementali, alle situazioni naturali, sì, proprio con la natura. I film di Keaton erano film all'aperto, i film di Chaplin molto spesso non lo erano girati nel suo fantastico studio. L'esterno ha dato a Keaton spazio per muoversi e vasti panorami per contrastare il suo corpo in movimento. Era un piccolo pezzo di granito elastico. Chaplin genera un mondo dentro una singola stanza. Keaton aveva bisogno invece del mondo. Il cinema ha dato a Keaton la libertà che il palcoscenico non avrebbe mai potuto, mentre il film ha offerto a Chaplin l'opportunità di fare i primi piani. Lo metto contrapposto al grande universo. Questo era il tema di Keaton, il principio cinematografico della composizione e la base della costruzione della sua storia. Si faceva influenzare dagli oggetti, erano avversari viventi. Keaton lottava contro un dinosauro, una cascata, un transatlantico, una frana, un branco di bovini, una locomotiva, l'intero esercito dell'Unione del Confederato, un battello a vapore, oppure contro l'intera forza di polizia di New York. Era lui contro il mondo. Il personaggio di Keaton mostra costantemente quanto un uomo piccolo, non di certo un eroe e sicuramente non romantico, fa solo semplicemente qualcosa di straordinario. Buster Keaton è ricordato per le sue spettacolari abilità fisiche, ma ha potenziato i suoi film con effetti cinematografici altrettanto di spessore. Keaton, abitualmente, ha spesso raccontato la storia di quando ha iniziato a fare cortometraggi con Roscoe Arbuckle. Qui trovi la storia di Roscoe. Smontava e rimontava una cinepresa per capire come funzionava. Durante la visione The Three Age, uno dei primi lungometraggi di Buster Keaton, qualcosa di strano ha attirato la mia attenzione. Nella scena
Buster si è seduto in un ristorante e ha indicato casualmente qualcosa nel menù senza guardare. Il cameriere torna con un granchio gigante su un piatto e la posa davanti a Buster. Buster è sorpreso ed ecco come reagisce. Buster passa dallo stare fermo al salire vertiginosamente. Deve aver usato qualche metodo per ritagliare l'anticipo preparatorio per il salto. Se guardi la sedia vuota, puoi vedere un piccolo salto e la mano del cameriere cambia posizione. Ho trovato 5 esempi di un improvviso cambiamento di velocità nei film di Keaton e ho cercato di capire come potrebbe essere stato ottenuto questo tipo di effetto. Alcuni di noi potrebbero non avere familiarità con la tecnica dell'undercracking. Devi sapere allora che le telecamere dell'era del cinema muto erano azionate da una manovella. Ruotando la manovella più lentamente, il film alla fine si proietterebbe con quell'aspetto ad alta velocità che è così comune nelle commedie dei film muti. La velocità di scorrimento della pellicola era molto più lenta di oggi, 16 o 20 fotogrammi al secondo del film muto contro i 24 del sonoro. Vuol dire che ci sono 20 foto al secondo in sequenza. Questo video è girato a 25 fps, fotogrammi per secondo, per farti capire. 25 foto sequenziali al secondo. Questa particolarità fa sì che, vedendo oggi i film muti in televisione, che in Europa riproduce 25 fotogrammi al secondo, i movimenti sembrino accelerati e innaturali. La durata del film era misurata in rulli o bobine, dove era fisicamente contenuta e avvolta la pellicola. Ogni rullo poteva contenere circa 180 metri per circa 7 minuti di proiezione, ma penso che Buster abbia fatto un ulteriore passo avanti per raggiungere la velocità da cartone animato che voleva. Siamo così abituati a stampe consumate con fotogrammi instabili che potremmo non accorgerci che il regista ha fatto intenzionalmente qualcosa apposta. Questo, da The Battling Butler, è ovviamente un trucco della fotocamera. Il pugile fa partire il suo pugno e si blocca, mentre Buster prepara il suo flip. Lo stop, molto improvviso del pugile, mi fa pensare che sia stato ottenuto tagliando i fotogrammi indesiderati attraverso il montaggio, post-produzione. Anche questo di Sherlock Jr. è chiaramente un effetto. È possibile che ciò sia stato ottenuto con un forte avviamento della fotocamera. Ecco uno molto sottile in Go West. Il salto di Buster attraverso la finestra sembra quasi normale, ma guarda il coyote in basso a destra. Spara fuori dall'inquadratura e anche la mucca fa un salto improvviso a destra. Direi che hanno rimosso un paio di frame per questo. Mi piace quest'ultimo di Steamboat Bill Jr. Per dare più accelerazione al pugno, penso che abbia tagliato 2 fotogrammi. Noterai che l'intera immagine ha un piccolo salto in senso orario, suggerendo che il montaggio del film non è stato unito perfettamente. Il film salta, poi ritorna e continua. Ciò significa che c'è una modifica, un fotogramma fuori allineamento, quindi ha ritagliato almeno 2 fotogrammi che non erano sequenziali, sostituendone uno nel mezzo. Questo è ciò che fanno oggi gli animatori, cioè chi fa film di animazione a cartoni animati, quando rimuovono i fotogrammi in mezzo per accelerare un'azione. Ammiro davvero il grande sforzo di Keaton per produrre l'azione o la gag più efficace possibile. Questo dimostra che Keaton era oltre, era avanti e nel futuro, capendo cosa poteva dare il post-produzione per rendere ancora più divertenti le sue genialate. Ancora una volta, chapeau, maestro. Fammelo sapere nei commenti e ti invito ad iscriverti e lasciarmi un like. Al prossimo video. Ciao!